Ciao ragazzi, come promesso continua la rassegna, diciamo, di video dedicati al MOX F8 e ai campionamenti che ho scaricato, che ho comprato online. Settimana scorsa Cicorea Mark 5, Cicorea AS Mark 5, genitivo sassone, e adesso il Neo Soul GM Instruments, Gospel Musician Instruments. Questo a prezzo pieno costa 79 euro. Devo dire che chiaramente insomma non costa poco, soprattutto rispetto a quello di Corea che è gratuito se si acquista la tastiera. Però qui diciamo siamo un po' in un altro discorso, perché ci sono delle componenti che si possono utilizzare in modo un pochino più profondo, nel senso, intanto ve lo faccio sentire. Allora, chiaramente ci sono vari preset con il chorus. Molto bello. Poi ci sono un po' di più che altro equalizzazioni, oppure questo saturo. Ci sono un po' di... questo è molto bello, dettagliatissimo. Comunque partono sempre più o meno dallo stesso preset, sono chiaramente Autopan. Questo è un po' più anni 80, diciamo. Phaser. Ecco, comunque poi il dyno, poi ve li guardate, sono molto belli. Allora io direi di partire da quello base, perché questo l'ho usato per registrare un disco, a breve poi vi presenterò, è un disco in trio elettrico molto, a cui tengo molto, dove ci sono tanti synth, tante tastiere, dove uso, come sempre faccio normalmente, il Rhodes come base, come piano, insomma, dove improvviso tanto. Ecco, io ho usato questo perché ero qui, non avevo il Rhodes in Puglia, dove sono adesso. Devo dire che è veramente stata una sorpresa, perché a parte che sentite già la qualità, adesso io bello. Poi chiaramente come vi ho detto per il Cicorea, stessa cosa, edit, qui praticamente si accendono i 6 layer che compongono questo, in questo caso sono 6, poi ce ne sono altri dove sono di più, ma comunque ognuno di questi layer può essere isolato e ci si può lavorare sopra. Diciamo che questo per esempio è una cosa che viene da fare
è togliere alcuni rumori, tipo questo, che è molto interessante, non so se lo sentite, però magari è un po' invadente. Qui basta andare nel livello, lo si abbassa un filino, un pochino ci sta. La stessa cosa vale per questa specie, scusate, intendevo questa. Ok, poi riaccendendoli tutti. Quindi modellarlo in modo da raggiungere un risultato che sia quello che si predilige. Poi chiaramente, come vi ho fatto sentire prima, ci si può aggiungere color space, quello che volete, insomma l'effettistica a disposizione di questa macchina tra l'altro è anche bella, utilizzabile assolutamente. Non canto le lodi di questa tastiera a caso, l'ho usata e penso che, come ho detto nell'altro video, qualità-prezzo sia davvero un affare, soprattutto adesso che il downscale nuovo, il mod X la fa da padrone, e questo insomma è passato in secondo piano e si può trovare a un buon prezzo. Io credo che questo NeoSoul fondamentalmente sia uno dei migliori piani elettrici che si possono mettere su questa, e chiaramente non su questa, perché non solo su questa, mentre il Cicorea era esclusiva Yamaha e quindi potevate metterlo su quelle flash, questo invece è anche per Kronos, anche per altre tastiere. Poi è chiaro, personalmente mi piace l'utilizzo in questo tipo di contesto perché credo che sia inutile mettere un piano di questo tipo su tastiere di fascia più alta, nel senso che ce li hanno già dei buoni piani elettrici, magari sono già integrati con la loro effettistica a disposizione, diventa tutto più semplice. Anche le workstation che fanno pianoforti e piani elettrici hanno a bordo memorie anche molto più grandi di questa. Questo contesto, diciamo, questo pacchetto economico permette, se uno sa scegliere, di avere un buon piano elettrico, un buon pianoforte. Infatti nelle prossime puntate vi presenterò le puntate, adesso faccio il presentatore, nei prossimi video vi presenterò anche il pianoforte, l'American Grand e poi i synth che c'erano, che sono disponibili gratuitamente, invece, mentre l'American Grand costa una novantina di euro. Sono delle waveforms che si possono inserire e che poi sono state utilizzate per fare dei suoni così, diciamo, un omaggio al CS80. Io credo che queste cose voi le abbiate già sentite, perché insomma è roba vecchia, ma come spesso capita io cerco di farvi sentire come certe cose che magari avete abbandonato perché per la fregola di avere materiale nuovo, tastiere nuove, che è una cosa che vedo spesso in noi tastierofili, diciamo, che insomma la novità chiaramente alletta, però insomma anche il portafogli e poi non solo, è bello utilizzare qualcosa che magari non si ricorda più all'altezza. In realtà gospel musician, loro fanno anche altre cose, fanno anche pianoforti. Ecco, un consiglio, su quel sito troverete lo Jamal Flash qualcosa, che praticamente sono esattamente 1000, la grandezza della flash, utilizzata secondo loro al meglio per avere un po' di tutto, quindi pianoforti, piani elettrici e sintetizzatori, alcune cose. Io l'ho provata, non è affatto male, è interessante perché c'è un po' di tutto, però se volete un piano elettrico con tutti i dettagli a disposizione su cui poter lavorare di fino, vi consiglio questo, perché per esperienza vi consiglio questo. Se vi interessa radicalmente il piano elettrico, scusate. Comunque lo suono un po'. Magari adesso nella registrazione aggiungo un pochino di effetti esterni, così per farvi sentire anche come può migliorare
Ciao ragazzi, alla prossima con l'American Grand su Mox F8. Ciao ciao.